Ora si registrerà la conferenza. Benvenuti a tutti. Lo scopo di questo video è quello di sfogliare insieme alcune slide riassuntive dei principali provvedimenti in tema di lavoro contenuti nella legge di bilancio, legge che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Il tentativo è quello di tradurre il tutto, rendendo il più potabile possibile il contenuto della norma anche ai non addetti tecnici della materia. Bene, cominciamo con il sfogliare la legge di bilancio 2021. L'indice, ulteriore cassa integrazione Covid-19. La prosecuzione del divieto di licenziamento. Nuovi esoneri contributivi per le assunzioni nell'anno 2021 per i giovani e le donne. Contratti a termine e ulteriori proroghe. Congedo obbligatorio per il padre, ampliamento del congedo obbligatorio per il padre. Il trattamento integrativo, l'ex bonus Renzi e l'ulteriore detrazioni che vengono confermate anche per l'anno 2021. E poi un'anticipazione, quello che succederà da luglio 2021, un assegno universale unico per la famiglia. Cassa integrazione. Cosa è successo dal 23 febbraio 2020 in poi? Ci sono stati una serie di provvedimenti che hanno previsto dei cosiddetti blocchi di cassa integrazione a settimane. I numeri che vedete indicati in questa slide sono appunto settimane, quindi 9 più 5 più 4, poi con il decreto agosto 9 più 9, infine con il decreto ristori 6 settimane. Ma cosa prevede la legge di bilancio per il 2021? Prevede ulteriori 12 settimane, 12 settimane che però si collocano in modo diverso in base a tipologia di cassa integrazione. Per la cassa integrazione ordinaria, quindi per l'industria, le ulteriori 12 settimane si collocano dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Per quanto concerne invece la cassa integrazione prevista per le aziende del terziario, il cosiddetto FIS, piuttosto che la cassa integrazione in deroga, previsto per le aziende più piccole, piuttosto che l'FSBA, previsto per le aziende dell'artigianato, il periodo va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Ancora, a chi spetta questa nuova cassa? Questa nuova cassa spetta ai lavoratori in forza alla data del 1 gennaio 2021. Quindi attenzione, perché i dipendenti assunti successivamente non potranno godere di questa cassa. Quindi i dipendenti assunti dal 2 gennaio in poi non potranno essere messi in cassa integrazione. Importante è la legge di bilancio ha previsto l'accesso gratuito, quindi la gratuità di questa ulteriore cassa integrazione emergenziale per tutte le imprese, per tutte le tipologie di imprese. L'alternativa. Cosa prevede la legge di bilancio? Prevede la possibilità di avere un'alternativa alla cassa integrazione. Quindi le aziende che non utilizzeranno cassa integrazione avranno un esonero al posto appunto della cassa integrazione che sarà pari a quanto? A 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021 nel limite di cosa? Delle ore di cassa integrazione utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020. In poche parole, si prende la retribuzione relativa alle ore di cassa integrazione di maggio e giugno 2020, si moltiplica per la contribuzione INPS a carico del datore di lavoro e risulta un esonero appunto alternativo alla cassa. Ancora, prosegue il divieto di licenziamento. Legge di bilancio prevede che il divieto di licenziamento, che già è in vigore dal 17 marzo 2020 e prorogato più volte, venga esteso fino al 31 marzo 2021. Quindi non è possibile licenziare per motivi economici, per calo di lavoro, per soppressione di posti di lavoro. Chiaro che è possibile licenziare, ad esempio, per motivi disciplinari. Ancora, cosa prevede la legge di bilancio in tema di incentivi per il lavoro? Due incentivi. Il primo incentivo è quello riservato all'occupazione giovanile. Questo attende l'autorizzazione della Commissione europea. Questo incentivo è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine, effettuati negli anni 2021 e 2022. I giovani interessati sono i giovani che hanno fino a 35 anni e 364 giorni, quindi fino alla soglia di 36 anni. Attenzione però, il requisito fondamentale è quello scritto qui in rosso.
assenza di una precedente occupazione a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. Questo significa che questi giovani non devono mai aver avuto nella loro vita lavorativa un contratto a tempo indeterminato. In cosa consiste questo esonero? Consiste in un esonero al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un massimo di 36 mesi e nel limite massimo annuo di 6.000 euro. Questo incentivo addirittura diventa di 48 mesi per alcune regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le condizioni per poter usufruire di questo esonero sono le solite, nel senso che non è possibile utilizzare l'esonero se non si è in regola con il versamento dei contributi e con le norme di legge, e soprattutto se non si è in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che spesso non sono considerate tali vincolanti per questo tipo di esoneri. Invece è importante il rispetto di questa normativa per motivi chiaramente etici, legali, ma anche per poter usufruire di questo incentivo. Attenzione che questo incentivo non è previsto per i contratti di apprendistato, per i rapporti di lavoro domestico, nonché per le qualifiche dirigenziali. Ancora, l'altro esonero è quello previsto per le assunzioni di donne, un esonero che esisteva già, che è stato ampliato. Anche questo è subordinato al via libera della Commissione europea ed è subordinato al fatto che le donne abbiano alcune caratteristiche che vedremo tra un attimo. Il periodo interessato per questo tipo di incentivo sono le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. L'esonero anche in questo caso consiste in uno sgravio del 100% dei contributi nel limite massimo di 6.000 euro annui. Quali requisiti devono avere le lavoratrici? Deve trattarsi di donne prive di un impiego regolarmente retribuito, ossia che non lavorano, che non hanno una retribuzione minima assoggettata a imposizione fiscale, da almeno 24 mesi, ovunque residenti, oppure in alcune regioni o per alcuni tipi di mansioni il requisito scende a 6 mesi. Requisiti delle aziende. Anzitutto questo incentivo prevede che vi sia un incremento occupazionale rispetto ai 12 mesi precedenti. Quindi nel momento in cui si assume deve essere l'assunzione in più rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Ancora bisogna essere in regola, come precedente abbiamo visto, con la legge e i versamenti contributivi, con tutte le norme in materia di lavoro, con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata dell'incentivo varia, possono essere 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, chiaramente, oppure 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. Questo è uno dei pochi esoneri che vale anche per le assunzioni a tempo determinato. Ancora, ulteriori sgravi, ulteriori incentivi per il lavoro, decontribuzione sud. Per le regioni che vedete in questa slide è possibile avere uno sgravio che pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2025, senza avere alcun tipo di altra caratteristica o senza avere nessun altro requisito. Vediamo che l'incentivo proseguirà fino al 2029 con una riduzione dello stesso. Contratti a termine. Cosa è stato prorogato rispetto a quanto già previsto dal decreto agosto? È prevista la possibilità di prorogare o rinnovare. Rinnovare significa riprendere il lavoratore, stipulare un nuovo contratto con il lavoratore senza causale, senza alcuna motivazione. Fatta salva chiaramente la durata complessiva di 24 mesi, perché i contratti in assoluto, anche sommandoli tra stessa azienda e stesso lavoratore, non possono mai superare i 24 mesi. Questa proroga, questo rinnovo deve essere effettuato entro il 31 marzo 2021, quindi a causale, senza motivo, per un periodo massimo di 12 mesi, una sorta di bonus per i contratti a termine, e questo può essere utilizzato per una sola volta. Ancora, la legge di bilancio prevede un ampliamento del cosiddetto congedo di paternità obbligatorio. Il congedo di paternità obbligatorio consiste in una indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della contribuzione,
da usufruire obbligatoriamente entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Per il padre sono previsti per il 2021 10 giorni di congedo obbligatorio, e questo è stato introdotto ancora alcuni anni fa. Sappiamo benissimo che è partito da 2 o addirittura 1 giorno, perché questo congedo è stato modificato nel corso degli anni. Per il 2020 questo congedo era di 7 giorni, ora abbiamo 10 giorni che possono essere goduti, anzi che devono essere goduti dal padre, anche in modo non continuativo. E infine, trattamento integrativo e ulteriori detrazioni. Cosa è stato confermato a legge di bilancio? È stato confermato quanto è stato previsto precedentemente, è entrato in vigore da luglio del 2020, cioè in sostituzione al cosiddetto bonus 80 euro su bonus Renzi, ci sono 2 ulteriori agevolazioni. Fino a 28.000 euro è possibile avere il cosiddetto trattamento integrativo, che ripeto è il posto del bonus Renzi, pari a 100 euro al mese. Dai 28.000 euro in su, invece, qua si intende sempre imponibile fiscale, è previsto un'ulteriore detrazione che va dai 100 euro inizialmente previsti con un reddito di 28.000 euro, fino ad andare a scalare e arrivare a 16 euro per quanto riguarda i 39.000 euro di imponibile fiscale. Questi importi, 100 euro, 16 euro e tutti gli importi che vediamo in questo intervallo, sono importi mensili. Quindi fino a 28.000 euro, ribadisco, 100 euro al mese di bonus, ora chiamato trattamento integrativo, dai 28.000 euro a scalare fino ad azzerarsi ai 40.000 euro. Questo doveva essere un trattamento e un'ulteriore detrazione che doveva essere tolta in base a una riforma fiscale che era stata messa in cantiere, che però non è stata portata a termine, quindi attualmente, ripeto, il 2021 continua e probabilmente anche per gli anni seguenti. Infine, come accennavo all'inizio, un prossimamente. Cosa succederà dal luglio 2021? Avremo l'introduzione di un assegno unico e universale per le famiglie. Attenzione che la legge di bilancio non ha previsto questo assegno, ma ha previsto nuovi fondi per appunto un assegno unico e universale per i figli. Le caratteristiche di questo nuovo assegno sono previste in un disegno di legge. La misura dell'assegno, che partirà, ripeto, dal luglio 2021 e andrà a regime, andrà a sostituire quelli che sono gli assegni familiari e le detrazioni per i figli. Importante da sottolineare anche il fatto che questo nuovo assegno è previsto per i lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati e incapienti. La novità contenuta in questo disegno di legge è che verrà riconosciuto per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e anche per i maggiorenni fino a 21 anni di età, nel caso in cui questi frequentino corsi di formazione scolastica o professionale o corsi di laurea, oppure svolgano un tirocinio o ancora siano disoccupati. L'importo sarà commisurato oltre al numero dei figli anche alla loro età. È importante sottolineare anche il fatto che si utilizzerà l'ISEE per determinare questo assegno. Ora gli importi non ci sono ancora, ma secondo una simulazione dell'Istat quasi il 30% delle famiglie riceverebbe però meno rispetto a ora, mentre il 2,4% non ci sarebbero differenze. Le restanti famiglie ne guadagnerebbero. Vedremo, anche perché la strada è ancora lunga da qua arrivare a luglio per questo tipo di riforme. Bene, andiamo verso la conclusione. Grazie anzitutto dell'attenzione. Con questo che abbiamo visto la panoramica su quelle che sono le novità introdotte alla legge di bilancio e quello che entrerà poi in vigore per il nuovo assegno da luglio 2021, si conclude il video. Per chi è interessato è possibile richiedere le slide all'indirizzo che vedete riportato qui sotto, studio@studioporelli.it. Io vi ringrazio dell'attenzione e, come si dice in questi casi, alla prossima. Grazie.